Ciao, ritorno su questo schermo con il mio faccione dopo una piccola pausa. Vediamo se mi ricordo ancora come si fanno i video. Ho preso una piccola pausa perché, sai, mi sono sposata. È ancora molto strano per me, devo abituarmi a questa nuova parte della mia identità, ma eccomi qui, è successo il 4 ottobre, mi sono ufficialmente sposata. Ritorno adesso, dopo questa piccola pausa su questo schermo, a parlare di grammatica. Ricominciamo con le nostre lezioni di grammatica italiana, che so essere il tuo argomento preferito. Oggi parliamo di concordanza. Conosci questo argomento? Se no, ti invito a mettere pausa a questo video e ti invito a andare sul mio canale YouTube e a guardare i 3 video che ho già registrato su questo argomento. Se vai sul mio canale YouTube e digiti concordanza, avrai le 3 video lezioni. Se ti iscrivi alla mia piattaforma Lernilango, potrai anche fare gli esercizi legati a queste 3 video lezioni. E dunque oggi torno con questo video perché voglio fare un approfondimento sulla concordanza e nello specifico sulla posteriorità nel passato. Ripeto, se è la prima volta che ascolti questi termini, metti pausa e vai a recuperare. Inoltre, per approfondire questo concetto della concordanza, che è un argomento fondamentale per raggiungere un livello avanzato, ti invito a dare un'occhiata al secondo modulo del mio corso online di grammatica avanzata, un modulo interamente dedicato al concetto di concordanza e nello specifico alla concordanza con l'indicativo, quando cioè nella frase dipendente utilizziamo l'indicativo, e alla concordanza con il congiuntivo, quando cioè nella frase dipendente utilizziamo il congiuntivo. Saper utilizzare i giusti tempi verbali è una competenza fondamentale per il livello avanzato. Quindi forza, vai a dare un'occhiata al materiale che ti ho consigliato e poi torna qui per guardare questo approfondimento insieme. Una parte di questo video sarà disponibile per tutti qui sul canale YouTube gratuitamente, la versione completa del video invece è disponibile solo per chi è iscritto o iscritta alla mia piattaforma Lernilango. Per avere maggiori informazioni visita il mio sito lernilango.com e clicca sulla sezione piattaforma. Ti aspetto. E dunque iniziamo, rimbocchiamoci le maniche, prendi carta e penna per prendere appunti e ci spostiamo sulle slide per vedere insieme questo approfondimento sulla concordanza e nello specifico sulla posteriorità nel passato. Ciao e benvenuto e benvenuta in questa lezione di approfondimento sulla concordanza e nello specifico sul rapporto temporale di posteriorità nel passato. Questa, ripeto, è una lezione di approfondimento e dunque una lezione pensata per chi ha già conoscenza di questo argomento, e cioè la concordanza. Se non conosci questo argomento, ti invito sia a guardare le 3 video lezioni sul mio canale, sia ad iscriverti al secondo modulo del mio videocorso di grammatica avanzata, interamente dedicato alla concordanza. Puoi studiare questo modulo del mio videocorso di grammatica avanzata acquistandolo separatamente oppure iscrivendoti alla piattaforma Lernilango. Se sei su YouTube, guarda le indicazioni presenti nella descrizione di questo video per avere maggiori informazioni. E dunque 3, 2, 1, iniziamo con questo approfondimento. Partiamo da queste 3 frasi. Frase numero 1. Ti ho detto che sarei andato. Frase numero 2. Ti ho detto che vado. Frase numero 3. Ti ho detto che andrò. Ho una domanda per te. Prenditi un po' di tempo per riflettere e magari metti pausa al video e scrivi la risposta sul tuo quaderno. Quale di queste frasi, secondo te, esprime un rapporto di posteriorità? Prima di rispondere a questa domanda, apriamo una piccola parentesi sul concetto di posteriorità, giusto per rispolverare questo argomento. La posteriorità, ascoltami bene, indica un rapporto temporale secondo cui la frase dipendente succede nel futuro e la frase principale succede nel passato. Guarda un po' questo esempio. Ti ho detto che sarei andato. Ti ho detto è la frase principale, succede nel passato, perché qui abbiamo un passato prossimo.
sarei andato e la frase dipendente, abbiamo un condizionale composto e questa azione succede nel futuro. Quando abbiamo situazioni simili, siamo di fronte a un rapporto temporale di posteriorità nel passato. Se questi argomenti sono nuovi per te, frase principale, frase dipendente, ripeto, ti invito a seguire il mio video corso di grammatica avanzata. Lì trovi le risposte a tutto questo. Guarda un po'. Qui ho disegnato per te la linea del tempo per darti un'idea maggiore e visiva soprattutto di questo rapporto temporale in italiano. Come vedi, la linea del tempo è formata da passato, presente e futuro. Quando io creo una frase del tipo ti ho detto che sarei andato, vedi, la frase principale è nel passato, quindi siamo in questo ambito, in questo spazio. Vedi, ho diviso bene lo spazio del presente dallo spazio del passato e del futuro, ok? Quindi quando creo strutture, frasi del genere, tutto succede in questo spazio del passato. Ma qual è la differenza tra il primo verbo e il secondo? La differenza è che il primo verbo è più passato, quindi proprio appartiene a questa parte, ok? E il secondo verbo è sempre nell'ambito del passato, però è un futuro rispetto al passato, nel senso che viene dopo, proprio a livello visivo, ok? Rispetto alla frase principale. Ti ho detto appartiene qui, sarei andato appartiene in generale al mondo del passato, ok? Alla dimensione temporale del passato, ma rispetto a ti ho detto è un futuro, perché è più vicino al presente rispetto al passato, ok? Ma guarda adesso questa frase, ok? Che è la seconda delle tre che ti ho proposto all'inizio. Anche in questo caso abbiamo davanti un rapporto di posteriorità, ma guarda che cosa cambia rispetto alla frase precedente. Se nella frase precedente la nostra intera frase apparteneva all'ambito del passato, quindi a questa dimensione temporale, ok? Perché tutte le lingue naturali, storiche, come l'italiano, il francese, l'inglese, eccetera, tengono conto della dimensione temporale, perché il tempo, le dimensioni temporali fanno parte della cultura umana, ok? E poiché fanno parte della cultura umana, l'essere umano ha sviluppato delle strutture linguistiche attraverso le quali potesse comunicare queste dimensioni che sono nate qui. Quindi prima c'è il pensiero, ok? E dopo viene la lingua. Quindi, se la nostra frase precedente apparteneva alla dimensione del passato interamente, ok? E quindi era una posteriorità nel passato, ok? Questa seconda frase si divide. La frase principale appartiene alla dimensione del passato, ti ho detto, perché è un passato prossimo. Ma la frase dipendente, guarda un po', è un presente e quindi si stacca dalla frase principale e a livello di posizione temporale rimane nel presente. Ok? Quindi la domanda è: siamo di fronte a un caso di posteriorità? E torniamo qui alla domanda iniziale. Certo, siamo di fronte a un caso di posteriorità, ma i due verbi che compongono la frase appartengono a dimensioni temporali diverse. La prima frase, ti ho detto che sarei andato, è completamente nella parte temporale del passato. Questa seconda frase si divide in due, ti ho detto passato che vado, ma rimane comunque un rapporto di posteriorità. E guarda un po', la terza frase, guarda come si divide, rimane anche questo un rapporto di posteriorità, ma la frase principale appartiene ancora alla dimensione del passato, ti ho detto è un passato prossimo e la mettiamo lì, la frase dipendente invece si sposta, guarda dove? Si sposta nella dimensione del futuro, ok? Quindi la domanda è: abbiamo qui davanti a noi un caso di posteriorità? La risposta è sì. Sia la prima frase, ti ho detto che sarei andato, che la seconda frase, ti ho detto che vado,
che la terza frase, ti ho detto che andrò, rappresentano dei rapporti di posteriorità. Ma posteriorità nel passato? E soprattutto, guarda un po', il significato di queste tre frasi è uguale? Se io dico ti ho detto che sarei andato, o ti dico ti ho detto che vado, o ti dico ti ho detto che andrò, sto dicendo la stessa cosa? Il significato è lo stesso? Abbiamo risposto alla prima domanda e abbiamo detto che sì, tutte e tre le frasi rappresentano dei rapporti di posteriorità. Adesso cerchiamo di rispondere a questa seconda domanda ed entriamo nel cuore di questo approfondimento, perché nelle mie video lezioni su YouTube e nel mio video corso di grammatica avanzata io parlo di posteriorità nel passato riferendomi solamente al primo caso, e cioè al caso in cui utilizziamo nella frase dipendente il condizionale composto, ma non parlo degli altri due casi, e cioè dei casi in cui nella frase dipendente utilizziamo il presente e il futuro. E qui entriamo nel cuore di questo approfondimento. Ma la risposta a questa domanda è un contenuto riservato solo agli abbonati alla piattaforma di Lernilango. Dunque, se vuoi approfondire, nella descrizione di questo video trovi il link alla mia piattaforma e con un abbonamento mensile minimo, quindi l'investimento di denaro è molto minimo, potrai entrare nella mia piattaforma Lernilango e guardare il contenuto completo di questa video lezione. Qui trovi la grammatica, sia le video lezioni semplici che il mio corso di grammatica avanzata. Qui video lezioni di vocabolario, qui tutti i miei podcast, analisi di film, analisi di romanzi in italiano, registrazioni delle live del mese e qui i workshop e le masterclass. Con un abbonamento mensile minimo puoi entrare e guardare tutti questi contenuti, ma soprattutto entrare in contatto con altre persone che come te stanno percorrendo la stessa strada di apprendimento della lingua italiana verso il livello avanzato. Tutto questo sotto la mia amorevole guida. Bene, che dire, grazie per il tuo ascolto. Come sempre, se hai domande, dubbi o curiosità, ti aspetto nei commenti o nella newsletter. Ti aspetto anche lì. Uno spazio un po' più intimo dove poter parlare cuore a cuore. Io adesso mi preparo per il secondo viaggio di studio dell'anno in Sicilia. Noi ci sentiamo prestissimo con nuovi contenuti. Grazie per essere qui, grazie per il tuo ascolto e buono studio della lingua italiana.